Ciao a tutti e bentornati su Guitar King. Oggi siamo qui per analizzare uno dei preset rilasciati recentemente, quindi i preset di The Age. Non intanto per guardare proprio nel dettaglio il preset, ma per dare un'idea di come si possono realizzare dei preset con ampli stereo e quindi avere una linea del suono che passa per dei pedalini mono o quant'altro e dopo viene switchato in due amplificatori completamente indipendenti che possono avere dei segnali indipendenti, delle equalizzazioni indipendenti e andare poi in left and right in maniera autonoma. Questo perché ho ricevuto alcune richieste nei commenti di alcuni video che mi chiedevano di far vedere come era possibile gestire la catena del segnale con due amplificatori indipendenti, due suoni, come se fosse, diciamo, si potesse ricreare il classico suono che si ha avendo due chitarristi che suonano contemporaneamente. Ovviamente sappiamo che questo non è proprio possibile in maniera digitale, però andremo a verificare cosa si riesce a fare e scopriremo alcuni trucchetti. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito partendo dalla base del preset che vi spiegherò, per poi andare a lavorare sui singoli blocchi e vedere cosa si riesce ad ottenere. Allora andiamo subito e vediamo come è fatto questo preset. Bene, eccoci qui. Allora partiamo dall'inizio. Come si realizzano i preset, o almeno come io realizzo i preset dedicati ai suoni di chitarristi famosi. Tento come prima cosa di analizzare quali sono le informazioni che noi abbiamo su di loro, quindi andando a vedere che amplificatori usano, come li usano nei live, come li usano in studio di registrazione, che tipologie di effetti, come sono abituati a usare con gli effetti di ritardo, a lavorare con gli effetti di ritardo, con i delay in questo caso specifico. Poi tento di andare ad ascoltarmi vari pezzi sia in studio che live e poi tento di replicare un po' quello che sono i suoni live, principalmente perché li ritengo quelli un po' più reali, no? Perché poi in studio c'è sempre un sacco di lavorazione dei suoni anche nei live, però si tende, diciamo, ad avere un suono un po' più reale sul live, a mio modo di vedere. Quindi fatto ciò, butto giù la prima idea grezza del preset con i primi pedali, i primi effetti, quindi replico gli amplificatori. Nel caso specifico di The Age, l'ultimo preset che ho rilasciato, ho utilizzato un Fender Deluxe e un AC30 Top Boost, questo perché sono degli amplificatori che lui utilizza. Ovviamente il concetto degli effetti per The Age è diverso se comparato, diciamo, non so, a un Lukather, a un Petrucci. Cioè, lui gli effetti li usa davanti agli amplificatori. Lui ha un muro di rack, adesso non più magari perché inizia a usare anche lui Fractal e altri sistemi digitali per ottimizzare il tutto, però sostanzialmente lui una volta faceva passare i vari effetti, li faceva lavorare prima di entrare in amplificatore, perché amplificatori come il Vox degli anni 60 e lo stesso Fender non avevano un send return, quindi non esisteva questa cosa qui. E le patch erano gestite, i suoni erano gestiti da dei rack con magari dei send return interni che facevano lavorare in maniera differente gli stessi effetti, che erano messi prima di amplificatori e dopo arrivava il suono amplificatore. Anche qui ho tentato di ricreare la stessa cosa, quindi qua vedete questo suono, questo segnale qui in alto, è il segnale della mia chitarra che entra in un compressore, dopo ci sono dei pitch perché ci sono alcuni suoni specifici fatti col pitch, ci sono dei distorsori, uno diverso dall'altro, uno è un boost che praticamente è sempre acceso per dare un po' di spinta al suono senza distorgerlo, ma dargli un po' di sustain, dargli un po' di corpo o di chiarire, dipende dopo come viene lavorata l'equalizzazione. Altri distorsori che vengono utilizzati per avere un crunch un po' più importante piuttosto che un distorto vero e proprio. Facendo così il suono comunque passa attraverso questo questo cavo che vedete, viene splittato in AB, uno split AB, quindi il suono in maniera uguale va qua sotto e in maniera uguale procede. Come vedete, in realtà è un esperimento che avevo fatto per avere poi un suono che mi andasse sulla riga sopra non processato da un chorus che ho messo successivamente, per aggiungere due delay differenti, insomma per fare un po' di esperimenti con i suoni. Fatto ciò, tutto questo che esce quindi dalla riga 3, questi suoni qui che escono dalla riga 3 vanno in questo split, ok? E in questo split cosa succede? Il suono che abbiamo creato qui, che è crunch, pulito o quant'altro, viene poi mandato una parte al Fender Deluxe
e una parte al Vox. Ho usato uno splitter, come vedete AB, e ho attivato, diciamo, questo switch che si chiama split mode. Perché? Questo cosa fa? Mi fa arrivare i suoni che, qua vedete, mando tutti alla riga 3, che è questa, mi arrivano left e right. E io potrei decidere tramite l'output di un delay piuttosto che l'output del pumpot, come vedete qui, di questa riga e il pumpot di questa riga sono messi in maniera opposta, quindi ho mandato un segnale di un delay che, come vedete, è pulito, nel senso che dopo di lui non c'è niente, e nel quale non ho inserito, perché in questo caso non mi servivano, una modulazione d'effetto. L'ho mandato sul canale sinistro, ok? Eccolo qua, 26 left. Non l'ho pampottato in maniera molto decisa, però l'ho dato più da una parte. Questa riga qui, che invece ha un delay che viene, intanto ha un delay che ha un compressore poi per bloccare le ripetizioni nel caso io smetta di suonare, e passa comunque dopo in un chorus. Questo l'ho invece pampottato sulla destra in modo tale che qui, entrando in stereo, mi vada nella riga sotto che è il mio Vox. Quindi, ricapitolando, nel momento in cui io faccio passare un segnale, chitarra, pedale distorsori e quant'altro, mettiamo che non ci sia nessuno split qua, mettiamo che qua sia comunque un segnale left e right, perché ricordatevi, il segnale che è mono, possiamo definirlo dual mono, cioè è vero che il mio pedalino distorsore è un effetto mono, ma nel concetto di un digitale hai sempre left e right, quindi puoi sempre pampottare quel tuo segnale e decidere se mandarlo su un canale o l'altro. Comunque, diciamo, facciamo che questo sia un unico serpentone di effetti. Esco qui con un left e right e vado qui. Io da qui, dicendogli, perché magari qua esco con un delay stereo, che quindi pampotta 1 e 2 a destra e a sinistra, gli dico: ok, prendimi il segnale del canale left e me lo mandi solo su questo amplificatore, prendimi il segnale del canale right e me lo mandi solo su questo amplificatore. Da qui io, se su questo switch qua, se indico lo split mode, lui è in grado di leggere i segnali left e right in maniera indipendente e dopo di mandarmeli anche dopo all'output, quindi level A, level B, quindi quanto esce qui e quanto esce qui, di questo segnale che io ho ricevuto già splittato. Adesso facciamo un esempio magari specifico, magari cambiando effetto. Questo è un dual delay, no, questo è un dual delay, quindi potrebbe anche funzionare. Sentiamo cosa c'è qui. Alziamolo. Bene, adesso sono identici. Mettiamolo uno a un quarto e uno, facciamolo un quarto dot. Ok. Qui, allora, facciamo un esperimento. Benissimo. Che sento un rintocco. Iniziamo a dargli left e right uguali. Ok. Benissimo. Lui adesso mi sta ricevendo lo split mode. Mettiamo lo stesso livello di tutti e due i canali. Passiamo un po' perché siamo alti. Benissimo. Adesso vediamo se riusciamo a pampottare tutto qui. Adesso voi sentite ancora tutto sul canale centrale, i vari delay. Perché? Perché io qui ho splittato, quindi sto ricevendo un suono stereo. Qui sto mandando all'ampli sopra e all'ampli sotto il mio suono stereo e rientro su questo mixer, ok? Quindi il suono mi rientra lì per essere rimandato a questa riga, che ricordiamoci è sempre left-right. Qua devo ricordarmi di fare cosa? Di pampottare il segnale da una parte e di pampottare il segnale dall'altra. Adesso sento il delay che va a destra e a sinistra e posso anche iniziare a lavorare con i segnali dei miei amplificatori.
come vedete, tirando giù il volume dell'amplificatore del canale B, non mi fa più sentire niente da quel canale lì. Adesso sì, perché lo sto tirando su. Quindi in questo caso adesso è come se avessi due amplificatori che suonano in maniera indipendente e quindi ricevendo un segnale di un delay da una parte e il delay dall'altra me lo amplificano in maniera indipendente. Quindi un ampli posso tenerlo molto scuro, sentite? Oppure molto aperto. Ok, questo per far capire come si può ragionare da questo punto di vista. Allora, quindi torniamo a noi. Adesso io ho questo segnale che parte da sopra, è un dual mono, definiamolo così, togliamo dalla mente il tema dei delay, era solo per farvi sentire left and right in maniera molto chiara. Io entro qui, posso entrare in split se ho un delay prima o se ho un effetto stereo, tipo che ne so, potrebbe esserci un chorus e quindi voglio far sentire l'ampiezza benissimo. Allora, quindi come si diceva prima, se ho un effetto stereo devo avere questo dot splittato in AB e su AB io anche decido quanto segnale poi mandare all'ampli sopra e quanto mandare all'ampli sotto. Una domanda di un utente è stata: ok, ma come posso fare ad avere una specie di suono da doppio chitarra in maniera con due ampli stereo? Adesso lo vediamo. Andiamo in utility, ci prendiamo un bel plugin doubler, anzi prendiamo questo, perché in questo possiamo far sentire anche quanta distanza c'è di suono tra uno e l'altro, cioè posso cambiare il tempo dello sdoppiamento della chitarra. Mettiamolo forte. Questo è il dry. Ah, scusate, devo spegnere questo perché sennò. Ok, adesso ci siamo. Lo spread, questo è il dry level, mettiamolo a 0, ok. Adesso abbiamo la nostra immagine stereo. Sentite, io aumento molto adesso. Solo un canale, l'altro canale. Ok, praticamente il double cosa fa? Sposta di x millisecondi il canale A e il canale B. Allora mettiamolo a, che ne so, 10-12 millisecondi, mettiamo a 0 dB tutti il nostro segnale, così è uguale destro e sinistro. Il trigger quello mi va a seguire il segnale che legge in ingresso, in modo da capire bene cosa sta facendo la chitarra. Quindi adesso cosa sta succedendo? Il mio segnale entra qui, fa questo giro, ok? Arriva al mio doubler, viene stoppiato destra e sinistra. Io qua esco, pumpo al centro, sia a destra che a sinistra, e vado qua. Qui ho il mio splitter che riceve un segnale stereo, quindi riesce a interpretare il canale destro e il canale sinistro. E il canale destro lo manda qui e il canale sinistro lo manda qui. E io posso decidere a questo punto anche quanto canale poi mandare, quanto segnale mandare all'amplificatore 1 o all'amplificatore 2. Importante che al rientro di questo segnale, che ha la sua cassa indipendente e quant'altro, io pampotti il canale A e il canale B, altrimenti questi mi vengono sommati e quello che sto facendo non riuscirò a sentirlo. Adesso devo sentire le due chitarre. Benissimo. Facciamo una cosa anche interessante, spostiamoli un po' in avanti così possiamo metterci anche davanti qualcosina. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui.
Così facendo ho lasciato uno spazio prima, perché potrei decidere di avere un distorsore solo su un canale e non sull'altro. Allora facciamo un esempio, sdoppiamo un po' di più i segnali. Adesso facciamo il deluxe, lo cranciamo. Tra l'altro il deluxe è uno degli ampli più interessanti che diciamo che per il quale è stato fatto un upgrade da Neural, ha veramente un suono molto molto bello. E facciamo, che ne so, invece il buon Vox lo teniamo più clean e tiriamo su solo il volume. Aspettate che c'è questo schiacciato, eccolo qua, teniamoli così. Hola. Adesso avete un'immagine differente da un ampli all'altro. Se io adesso sposto, che ne so, un distorsore qui davanti al deluxe e lo attivo, vediamo sul volume. Sentite che c'è, a parte il mega fruscio perché devo chiudermi con un bel noise gate, però sentite che i suoni vengono splittati, è come se fossero due chitarre con due ampi completamente diversi e quindi due percezioni diverse del segnale. Un'altra cosa che potremmo fare, io qua vedete rientro con la linea di mixer che quindi devo pampotare a destra e a sinistra, ma potrei anche decidere a questo punto di uscire multi output, quindi il segnale da qui mi va fuori, lo pampotto da una parte, idem sotto lo pampotto dall'altra, quindi quello che esce da qui va sopra il canale left e quello che esce da qui va sotto sul canale right. Allora un momento. È ancora più efficace. Qua vedo anche quali sono i vari livelli. Vedo che c'è questo canale che è tanto alto rispetto a questo. E posso dargli degli effetti differenti, quindi io qui voglio dargli un grande riverbero modulato, aumentiamo i volumi, ovviamente sto esagerando adesso per farvi sentire, però il concetto è questo. Adesso gli diamo più volume qui, hot boost, abbassiamo il volume perché sennò facciamo un casino. E quindi così potete ottenere questi effetti particolari. Torniamo indietro, aspettate che ci mettiamo anche un bel noise gate qua da qualche parte, perché... eccolo qua. Bene. Quindi diciamo
Adesso così facendo l'idea è proprio questa, riuscire a doppiare il suono che posso fare già in split, come vi dicevo, se abbiamo degli effetti stereo in precedenza. Per riuscire ad avere, diciamo, questo effetto di doppi chitarristi dovete avere un doubler prima, uscire, entrare in uno splitter in stereo, quindi AB e modalità stereo, decidere poi quanto segnale mandare all'ampli sopra e all'ampli sotto, e da lì poi potete fare quello che volete. Se io adesso voglio mettere un effetto di ritardo qui, lo attivo, visto? Ok, non voglio dilungarmi troppo. Così abbiamo visto come si riesce a realizzare sostanzialmente un suono di un doppio amplificatore, doppia chitarra tramite il doubler, e creare questa impressione di due chitarristi che suonano contemporaneamente con due suoni totalmente differenti. Bene, se quello che hai visto ti interessa e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lascia un like e clicca sulla campanellina, così sarai sempre informato sui nuovi video che usciranno. Per ora è tutto, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!